Pensate di essere in un borgo di contadini a più di 1200 metri d'altezza in inverno sulle Alpi piemontesi e non avere quindi fonte di guadagno per l'inverno e inventarsi, e qui si trova la genialità italiana sempre, di andare a raccogliere per tutto il nord Italia i capelli per poi dividerli per altezza, sfumature e crearne parrucche che andranno in tutta Europa e oltre. Negli Stati Uniti, che erano meno esigenti, ma anche ai lord inglesi in Francia e in Germania. Questo piccolissimo paese che all'epoca aveva sui 1000 abitanti, oggi non ne arriva neanche a 100, era il centro nevralgico del commercio di capelli dell'epoca. Qui siamo a Elva e questo è il Museo dei Capelli, che racconta le storie, porta i documenti e fa vedere gli strumenti dell'epoca. Ma come convincevano le donne a farsi tagliare i capelli? Tutto è partito dal fatto che questi uomini vendevano stoffe. Solo casualmente, probabilmente incontrando qualcun altro che faceva questo mestiere, iniziarono a raccogliere anche i capelli e quasi mai li compravano con il denaro. Molto spesso c'era il baratto, scampoli di stoffa, nastri colorati, fazzoletti di seta o piccoli utensili per la casa. Per molte ragazze vendere la propria chioma prima del matrimonio era l'unico modo per farsi una piccola dote. Molte ragazze si facevano rasare solo la parte centrale della testa, quella che era nascosta sotto al fazzoletto, perché i loro uomini le vietavano di tagliarsi i capelli, ma così se ne sarebbero accorti troppo tardi. Nel museo ci sono gli strumenti del mestiere. Una volta portati a Elva, i capelli venivano lavati, igienizzati, passati attraverso enormi pettini con i denti di ferro e allineati perfettamente per fare dei campionari che venivano divisi meticolosamente per lunghezza e sfumatura. Questo non è solo un museo di attrezzi, è un archivio di storie umane. Ogni ciocca rimasta qui racchiude il doppio sacrificio degli uomini che dovevano partire dal paese e delle donne che si privavano di una parte della loro femminilità per necessità. Gli uomini di Elva hanno camminato centinaia di chilometri lontano dal loro paese, partendo in autunno nel freddo, e appena tornavano al paese erano le donne a lavorare. Così un borgo di emigrati riuscì a resistere e a trovarsi un lavoro che durò fino ai primi anni 70, quando le parrucche iniziarono a venire meno e iniziarono a essere usate le fibre sintetiche. Invece in Inghilterra la via Magneto, apparato qua, troppi che fosse lì, ma non dicevano perché non si mandava a casa.